Mentre Henderson guidava verso Santa Monica, si accorse di avere qualcosa in tasca. Doveva restituire la chiavetta USB a Dre. A quell'ora si trovava nel suo studio a creare qualche bit per un progetto futuro. Ne aveva già creati 7 in meno di 4 giorni e aspettava solo di poter ritrovarsi con il resto della crew per poterle incidere. Arrivò a destinazione in meno di 10 minuti, parcheggiando dietro l'edificio. Girò la chiave e aprì la porta, salendo l'edificio fino al 5° piano. Entrando in studio, si poteva sentire un silenzio fastidioso. Provò a fare il nome di Dre, ma non ricevette risposta. Lo chiamò per la 2ª volta, ma niente da fare. Iniziò a spaventarsi. Che fosse successo qualcosa di grave, o molto probabilmente se n'era già andato. Passò per il corridoio, la sala relax e aprendo la doppia porta marrone, finalmente lo trovò. Era ancora a lavorare ed era estremamente concentrato. «Doc, ti sto chiamando da mezz'ora!» Lui si tolse le cuffie e abbassò il volume del mixer. «Scusa, lavoravo a un nuovo beat». «Come sta venendo fuori?» «Manca solo un dettaglio importante e sarà pronto. Sarà la nuova canzone per i tuoi piccoli prodigi». «Pensavo avessi ricominciato a lavorare su Detox». «Devo riflettere su tante cose prima di tornare su quel progetto». «Quanto ancora hai intenzione di riflettere?» «Fin quando il mio stupido cervello si stancherà di farlo o diventerà un cumulo di cenere fumante». «A proposito, sono venuto per restituirti questa. Non mi servono più, mi sono sbloccato». «Vedo che stai imparando». «Mi spiace aver insistito per quei samples». «Non devi mai dispiacerti, io mi fido ciecamente di te». Lui sorrise. Dopo essersi fatto dare un'amichevole pacca sul braccio, si appostò vicino al divanetto di pelle, prese il cellulare e fece qualche chiamata, mentre Dre spegneva il mixer e intascava la chiavetta. Perché Geoffrey non risponde al telefono? È all'ospedale. Henderson smise di respirare per una frazione di secondo. Una sensazione di dolore si fece strada nel petto come se qualcuno l'avesse appena sparato in pieno petto. Come sarebbe a dire? Suo padre è stato coinvolto in un incidente sulla 405. Era alla guida con 2 colleghi e si è scontrato frontalmente contro un camion cisterna. È morto sul colpo. Gli altri 2 sono stati portati in ospedale in condizioni gravissime e le probabilità che possano sopravvivere sono molto ridotte. Geoffrey era con loro. Il cuore iniziò a martellargli incessantemente nel petto, il respiro irregolare e le gambe sensibili. Cercò un'altra volta il suo numero e strinse la mano libera, ma la segreteria continuava ad entrare. Stava per avere un attacco di panico. «Devo sentirlo, cazzo! Devo sapere se sta bene!» Sapevi che era con lui? Henderson fece un piccolo cenno col capo. Certo che lo sapeva. Gli aveva detto che era a Venice insieme a lui e 2 suoi amici di lavoro a fare un aperitivo amichevole al Gran Blanco per rievocare i bei vecchi tempi. Da come glielo aveva detto, però, sembrava essere stato costretto a partecipare a quella specie di rimpatriata. Dre storse leggermente il naso. Mi ha detto che l'ha incontrato lì per pura coincidenza, insieme a Josh. Stavano bevendo del brandy ghiacciato e dopo averlo visto l'ha trascinato con forza nella macchina. Aspetta, tu non sai niente. Se parli di loro 2, so soltanto che hanno uno strano rapporto. Definirlo strano è poco. A quel punto le domande iniziano a triplicarsi. Dre decise di dare un'unica risposta e dopo essersi messo davanti al suo prediletto, poggiò anche l'altra mano sulla spalla e lo guardò intensamente negli occhi. Quello che il suo boss gli stava per raccontare era la tragica storia del suo migliore amico, quella che per anni non aveva mai saputo. Mr. Young, il padre di Geoffrey. Era il peggiore individuo che fosse mai esistito. Un uomo scontroso, violento e omofobo. Aveva iniziato a ripudiare suo figlio dopo aver scoperto la sua storia con Clayton, il figlio del suo ex compagno di liceo di Compton. La goccia che fece traboccare il vaso fu il coming out di Claire e lui, convinto che fosse stato suo fratello a influenzarla, cominciò a prenderle di santa ragione. Lei, invece, veniva umiliata davanti ai suoi compagni di classe. Si sentì ribollire il sangue di rabbia.
Perché Mrs. Young aveva lasciato che Geoffrey venisse denigrato dal padre e dai suoi coetanei? Era omofoba. Quanto suo marito. Nessuno dei due aveva mai voluto accettare che i loro figli fossero dell'altra sponda. Non li consideravano neanche normali. Lui aveva il terrore di perdere la sua reputazione in quanto avvocato stimato e lei di essere etichettata come la madre di un... Non sono intervenuti gli assistenti sociali. Hanno davvero lasciato che 2 minorenni venissero umiliati in quel modo. L'ingiustizia dell'essere diversi, amico mio. Bastava quella risposta per capire la situazione. Anderson non aveva mai creduto che Mr. Young avesse una mentalità tanto retrograda. Non tollerava chi andasse contro la Bibbia, toccasse la famiglia o non pregasse. In effetti, Geoffrey non era mai stato un vero ragazzo di chiesa. Si vestiva casual come tutti gli altri e suo padre non lo aveva mai sopportato. Il suo essere introverso durante la sua adolescenza era stato una sorta di muro per lui e quella tale Sahara che aveva sempre visto come la vera Mrs. Young. Tutto quel racconto lo aveva lasciato sbigottito. Perché non me ne ha mai parlato? È stato in silenzio per dimenticare. Tutte le volte che ne parla comincia a ricordare e a soffrire. È successo anche con me e non sono nemmeno riuscito a consolarlo. Vederlo così afflitto gli ha fatto male. Fu allora che Anderson percepì le sue emozioni, nel momento esatto in cui aveva pronunciato le ultime parole. Quel ragazzo è troppo prezioso per finire in una trappola del genere. Non merita nulla di tutto questo. La ragione per cui convinco Dash e Rudy a seguirlo è per non peggiorare le sue paure, in particolar modo della gente. Ha una fobia. È quella che il suo psicoterapeuta ha definito antropofobia. È cresciuta vertiginosamente dopo il suo coming out. Ma Geoffrey va così d'accordo con le ragazze del Mattachine e tutti voi lo adorate. Quando ha conosciuto Titi, le ha subito stretto la mano. Mi sembra assurdo. Ci riesce solo grazie a dei psicofarmaci. Avrebbe dovuto smettere di prenderli 2 anni fa, ma ultimamente ne sta abusando. Dri aveva distolto lo sguardo, stretto un pugno e serrato le labbra. Dopo un secondo riuscì a calmarsi. Vorrei poterlo fermare, per non fargli fare la stessa fine di Junior, ma non posso intromettermi in faccende che non mi riguardano. Me lo sono ripromesso più e più volte. Si sentì ancora afferrare le spalle, questa volta con più forza. Ascoltami, Brandon. Non voglio che quel giovanotto finisca in quel limbo, perciò dovrai aiutarmi. Lo stanno facendo anche Marsh, Rimes e Kendrick. Tu, che sei il suo migliore amico, sei l'unico che può fare qualcosa in più. Non voglio vederlo sottoterra. Non lo sopporterei. Fu allora che sentirono la porta aprirsi. Videro Geoffrey sulla soglia che stava cercando di ascoltare i loro chiacchiericci, gli occhi arrossati e il cellulare dallo schermo rotto in mano. Una lente dei suoi occhiali era scheggiata e sul polso destro aveva una piccola fasciatura. Scusatemi, ho interrotto qualcosa? No, assolutamente niente. Ho saputo di tuo padre, Geoff. Condoglianze. Lui abbassò la testa, cercando di nascondere le lacrime. Aveva pianto troppo per poter ricominciare, ma l'impulso sembrava essere forte. Ci andrai al suo funerale. Il ragazzo si portò una mano tra i dread, trattenendo altre lacrime. Esitò un istante prima di rispondere con il tono più freddo che avesse mai tirato fuori in vita sua. Non lo so, ho così tanti dubbi. È giusto essere presenti. È pur sempre tuo padre, lo so, ma lo odio per quello che ha fatto passare a me e mia sorella. Non sapeva perché, ma c'era qualcosa di terribilmente sbagliato in lui. Non sembrava più quel ragazzo dolce, sorridente, pieno di energia che vedeva tutti i giorni, quell'amico del cuore che gli faceva compagnia durante le jam session, il fanatico di Bob Marley che amava fare cerchi di fumo alla ciliegia, il fratellino timido ma energico che tutti desideravano. Mi dispiace, Andy. Avrei dovuto parlartene fin dall'inizio, ma avevo paura delle mie reazioni. Perché hai deciso di farlo soltanto adesso? Preferisco che la gente mi veda da fuori. Non mi devono sostenere o apprezzare per quello che ho dovuto subire da mio padre. Singhiozzò, passandosi 2 dita sotto gli occhi per ripulirsi le lacrime sporche di eyeliner. Tu non sai cosa significa subire, prendersi la colpa di tutto, di essere umiliati. Invece lo so, Geoff. Ho avuto un'infanzia molto difficile, ma è grazie alla Chiesa se sono come mi vedi.
Conosci già la mia storia, no? Lo vide fare un cenno col capo. Dopodiché allungò una mano per potergli toccare la spalla, ma la ritrasse subito dopo. Non era il caso, non dopo l'incidente che aveva fatto. Non ti senti più libero adesso? Da una parte lo sono, ma dall'altra provo un'orribile sensazione di vuoto. Ho voluto tanto bene a mio padre, l'ho sempre stimato, fin quando non mi ha incatenato. Questa benda che ho sul braccio è segno di una libertà che ancora devo raggiungere. Si aggiustò gli occhiali e sospirò. Sai quanta gente mi deride? Sai quanti miei coetanei mi insultano alle spalle? Sai quante volte mi hanno illuso solo perché mi piace stare con una persona? Uomo, donna, bisex, agender. Che differenza fa? Purtroppo non si può fare il lavaggio del cervello a tutta l'umanità. Alcuni stanno imparando a rispettare le decisioni degli altri e altri giudicano e basta. Non devi lasciarti abbattere da un branco di retrogradi. Vivi la tua vita come sempre. Geoffrey guardò il sorriso di Dre farsi sempre più grande e lui ricambiò inarcando leggermente le labbra. Tutti e due lo abbracciarono forte e il ragazzo iniziò a piangere. Anderson strinse le palpebre, così come il suo cuore in quell'istante.